Nel precedente incontro abbiamo esaminato i libri che si trovano sul primo scaffale, i 5 libri della Torah, il Pentateuco. Vediamo adesso che cosa si trova sul secondo ripiano. Lì ci sono i 16 libri, i cui titoli, vedete nell'elenco che vi presento sullo sfondo, sono i 16 libri detti storici. I racconti che si trovano in questi libri abbracciano più di un millennio di storia, dal 1200 a.C. fino al secondo secolo a.C. Cosa raccontano questi libri? Sono una continuazione della storia di Israele che è cominciata nel Pentateuco. Ricordiamo come ha avuto inizio la storia di questo popolo. Con la chiamata di Abramo, al capitolo 12 del libro della Genesi, Dio chiama Abramo e gli promette una discendenza numerosa come le stelle del cielo o come i granelli di sabbia sulla spiaggia del mare. Abramo si fida del Signore che gli dà il figlio Isacco, Isacco genera Giacobbe e da Giacobbe nascono i 12 figli che sono i capostipiti delle 12 tribù di Israele. Sempre nel libro della Genesi si racconta che questi figli di Giacobbe sono andati ad abitare in Egitto, nella terra di Goshen, molto fertile. Lì si sono moltiplicati a dismisura e sono rimasti per 400 anni. Però il faraone a quel punto ha cominciato a sfruttarli e allora Dio è intervenuto per liberare il suo popolo. Ha inviato Mosè, che doveva compiere un esodo da quella terra di schiavitù e introdurre gli israeliti nella terra promessa. Ha dovuto attraversare il deserto durante 40 anni, fino a quando, ci viene raccontato nel libro del Deuteronomio, sono arrivati là, a oriente del fiume Giordano. Notate, c'è un monte, il Monte Nebo, è lì che è arrivato Mosè con il popolo. E Mosè non è entrato nella terra promessa. Il libro del Deuteronomio, quindi l'ultimo libro del Pentateuco, si conclude con il racconto della morte di Mosè sul Monte Nebo. Mosè ha potuto solo contemplare dall'alto la terra promessa, nella quale non sarebbe entrato. Con la morte di Mosè si conclude il Pentateuco e comincia il racconto del libro di Giosuè, che è il primo di questi 16 libri storici. Inizia raccontando come Israele, guidato da questo condottiero valoroso, ha attraversato il fiume Giordano ed è entrato nella terra di Canaan. Ne ha preso possesso scacciando coloro che lì vi abitavano. Osservate, la linea rossa che vedete nella cartina indica come è avvenuta questa conquista. La prima città che hanno incontrato è segnata la città di Gerico e lì c'è il racconto epico che tutti noi conosciamo molto bene. Giosuè ha detto: non assaltiamo questa città, facciamo una processione per 7 giorni in silenzio attorno a queste mura. Poi, al 7° giorno, io darò ordine di suonare le trombe, e così è stato fatto. E quando hanno squillato le trombe di Giosuè, le mura della città di Gerico sono crollate per un intervento del Signore. Capiamo tutti che non siamo di fronte a un reportage storico. È chiamato dai biblisti questo racconto una saga eziologica e difatti gli archeologi ci dicono che le mura di Gerico erano crollate 200 anni prima che arrivassero gli israeliti. Hanno trovato quindi le rovine di Gerico e come hanno letto questo fatto. È come se Dio avesse
provveduto a far sì che non ci fosse opposizione all'ingresso del suo popolo. La città di Gerico avrebbe potuto impedire agli israeliti di entrare nella terra di Canaan. Ecco perché Dio aveva già fatto crollare le mura di questa città. Una lettura teologica, naturalmente, di una realtà che erano le mura già crollate da tempo. Quello che dobbiamo tenere presente è che nel racconto biblico si dice che le 12 tribù di Israele hanno attraversato insieme il fiume Giordano e sono entrate tutte insieme nella terra promessa. Poi se la sarebbero divisa tra di loro. Gli archeologi oggi presentano una versione dei fatti diversa. Lo vedremo più avanti, ma voglio insistere su ciò che ho detto già nell'incontro precedente. Non commettiamo l'errore di leggere la Bibbia ritenendo di avere in mano un testo di storia dell'antico Medio Oriente. La Bibbia ci dà sì anche informazioni storiche, ma non è un libro di storia, ha altri obiettivi, impiega altri generi letterari, altri linguaggi. Ho già accennato al genere letterario che è la saga eziologica. Che cosa accade dopo la conquista e la divisione della terra promessa? La storia di Israele continua con il libro dei giudici. Lì si racconta come le 12 tribù hanno dovuto affrontare 2 secoli, dal 1200 fino al 1000, secoli di disordini, di anarchia. È il tempo in cui, come dice lo stesso libro dei giudici, non c'era alcun controllo, ognuno faceva quello che gli pareva meglio. Chi erano i giudici che danno il nome a questo libro? Sono quei personaggi che cercavano di mettere un po' di ordine, di proteggere dai briganti, dalle razzie che erano perpetrate dai popoli vicini. Ricordate Sansone che lotta contro i Filistei che avevano occupato le fertili pianure, quelle lungo il Mediterraneo, la pianura di Esdraelon, e avevano costretto gli israeliti a rimanere lì sulle montagne. Sansone ha lottato contro questi filistei, è uno dei giudici. Gedeone ha lottato contro i Madianiti, i quali venivano a depredare i campi di grano degli israeliti. Alla fine di questi 2 secoli di anarchia e di confusione è comparso Samuele, l'ultimo dei giudici, un personaggio molto importante nella storia di Israele, perché ha segnato il passaggio dal tempo burrascoso dell'epoca dei giudici alla nuova istituzione che doveva durare per 450 anni in Israele, l'istituzione monarchica. E difatti i 5 libri che seguono il libro dei giudici sono dedicati al periodo monarchico. Li vedete? Sono i libri di Ruth, il primo e il secondo libro di Samuele, il primo e il secondo libro dei re. È la parte più specificamente storica dell'Antico Testamento. Questi libri iniziano parlandoci del primo dei re di Israele, Saul. È stato scelto da Samuele perché il popolo esigeva che fosse scelto un re, perché volevano che fossero unite tutte le tribù per lottare contro i Filistei. E Samuele ha scelto Saul. Al capitolo 9 del primo libro di Samuele ci viene presentato questo giovane, si dice, era prestante e bello. Non c'era nessuno più bello di lui tra gli israeliti, superava dalla spalla in su chiunque altro in Israele. Saul è stato un re glorioso, è morto insieme con i suoi figli in battaglia, lottando eroicamente contro i Filistei. Dopo di lui entrano in scena altri re. Comincia
la dinastia di Davide e poi di Salomone. Le loro imprese leggendarie sono narrate in modo dettagliato nei 2 libri di Samuele e nel primo libro dei Re. Secondo la Bibbia, il loro sarebbe stato un regno glorioso, ricco, potente. Ricordiamo lo stupore della regina di Saba che quando è arrivata a Gerusalemme per incontrare Salomone, dice la Bibbia che è rimasta senza fiato di fronte non solo alla sapienza di Salomone, ma alle meraviglie del suo palazzo. Che cosa c'è di storico in questi racconti che sembrano molto leggendari? Lo vedremo tra poco. A Salomone è succeduto il figlio Roboamo, ma a questo punto il primo libro dei Re ci riferisce un evento drammatico. C'è stata la divisione in 2 regni. Le tribù del nord non hanno più voluto stare sottomesse al figlio di Salomone. Per quale ragione? Facile da intuire, perché aveva imposto tasse esorbitanti e allora le tribù del nord si sono scelte un loro re, Geroboamo, e da lì in avanti i 2 regni sono sempre stati divisi, hanno dovuto lottare contro nemici esterni, ma hanno scatenato anche guerre fratricide tra di loro. A differenza del regno del sud che era povero, il regno del nord era prospero, ricco, ma questa ricchezza ha favorito poi la corruzione, il lusso sfrenato, lo sperpero da parte delle classi agiate e lo sfruttamento dei poveri, degli indigenti, in favore dei quali hanno levato la voce i profeti. Ricordiamo nel regno del nord Amos, che gridava: qui si vende il povero per un paio di sandali, e al sud il profeta Michea che diceva: qui ai poveri si toglie la pelle di dosso e la carne dalle ossa. Il tempo della monarchia è stato poi segnato dalla corruzione morale e anche religiosa. Ci sono stati dei sovrani che hanno immolato i loro figli sugli altari delle divinità pagane. Insomma, l'esperienza monarchica è stata deludente. Difatti, nei 2 libri dei Re ricorre un lugubre ritornello con cui si conclude la storia di quasi tutti i sovrani. Fece ciò che è male agli occhi del Signore, peggio dei suoi padri. La rovina di questi 2 regni è stata inevitabile. Prima è crollato il regno del nord. Nel 721 gli Assiri hanno distrutto la città di Samaria, la capitale, hanno deportato i Samaritani e hanno introdotto nella loro terra dei popoli stranieri, i quali portavano con loro le divinità, i loro idoli, e quindi c'è stata una commistione in Samaria di varie religioni, insomma la corruzione religiosa, e tanto che i samaritani erano disprezzati e non erano più ritenuti dei giudei puri, avevano mischiato la loro fede nel Signore con delle pratiche religiose pagane. Poi, dopo la distruzione di Samaria nel 721, nel 586 è stata distrutta anche Gerusalemme, la capitale del regno del sud, da parte dei babilonesi con Nabucodonosor, e anche i babilonesi hanno deportato la popolazione, naturalmente non i poveracci, i vecchi, i malati e gli sciancati, ma la gente preparata, gli uomini colti, gli artigiani che potevano essere utili là a Babilonia. Ci torneremo su questi 2 eventi drammatici, la fine del regno del nord e la fine del regno del sud. Per quale ragione? Perché sono stati determinanti nella nascita della Bibbia.
Questi stessi avvenimenti del tempo della monarchia, che sono narrati nei 2 libri dei re, sono stati ripresi 2 o 3 secoli dopo in altri 2 libri storici, il primo e il secondo libro delle cronache. Questi 2 libri sono una specie di riedizione dei racconti dei 2 libri dei re. Per quale ragione è stata fatta? Perché gli autori hanno voluto ripulire la storia di Davide e di Salomone dagli aspetti negativi che aveva, li hanno purificati dalle loro malefatte per presentarli come dei modelli di fedeltà e di devozione al Signore. I deportati a Babilonia sono rimasti in terra d'esilio per molti anni, fin verso la fine del VI secolo. Poi anche il regno di Babilonia è crollato. Ciro il Grande di Persia ha conquistato Babilonia e ha compiuto un gesto stupendo, ha dato la libertà a tutti coloro che erano stati deportati, ha dato il permesso di tornare nella loro terra e vari gruppi di israeliti, i figli naturalmente di coloro che erano stati deportati, hanno cominciato a tornare nella terra dei loro padri. Ciò che è accaduto in seguito all'esilio, a coloro che sono tornati, viene riferito negli ultimi 4 dei libri storici che stiamo esaminando, i libri di Esdra, di Neemia e i 2 libri dei Maccabei. Prima di passare ai libri del terzo scaffale, voglio rispondere a una domanda che probabilmente tutti noi ci poniamo. Che valore storico hanno questi libri della Bibbia che noi chiamiamo storici? Il genere letterario che impiegano si avvicina alla nostra storiografia, ma non si identifica. Sono libri preziosi anche dal punto di vista storico perché molti fatti della storia dell'antico Medio Oriente noi non li conosceremmo se non ci fossero stati riferiti dalla Bibbia e anche l'archeologia li conferma. Altre volte invece i documenti extrabiblici presentano degli episodi in modo diverso. Per documenti extrabiblici mi riferisco per esempio ai testi egiziani, assiri, babilonesi. Facciamo un esempio che forse ci aiuta a capire. Nell'8 secolo a.C. gli Assiri hanno devastato tutto l'antico Medio Oriente. Nel 721 hanno distrutto Samaria e poi hanno continuato la loro campagna invadendo anche il regno del sud, il regno di Giuda. Sennacherib ha condotto una campagna di conquista devastante. Ha massacrato, deportato gli abitanti, conquistato città. Ci sono delle scene raccapriccianti che sono riprodotte nei bassorilievi del palazzo di Assurbanipal Ninive, per esempio la celeberrima conquista di Lachish. Scene raccapriccianti sono riprodotte, robe di cui non solo non si vergognavano, ma si vantavano gli assiri. Bene. La campagna contro il regno del sud è continuata con Sennacherib che ha conquistato tutte le città ed era rimasta solo Gerusalemme. Lui l'ha circondata con le sue truppe. Come si è conclusa questa campagna? Il secondo libro dei Re, al capitolo 19, ci dice che una notte l'angelo del Signore è uscito e ha colpito nell'accampamento degli Assiri 185.000 uomini. Quando i superstiti al mattino si sono alzati, hanno trovato tutti i cadaveri senza vita. Sennacherib, allora re di Assiria, ha levato le tende ed è partito, ha fatto ritorno a Ninive, dove poi è stato ucciso. Questo è ciò che ci racconta la Bibbia. Nel 1830 a Ninive è stato trovato il celeberrimo prisma di Sennacherib, ve l'ho messo sullo sfondo con 6 facce.
In questo prisma Sennacherib racconta 8 campagne militari da lui condotte e naturalmente tutte gloriosamente vinte. Fra queste campagne c'è anche quella del 701 contro Ezechia, re di Gerusalemme. Naturalmente lui racconta i fatti in un modo diverso. Dice: Ezechia, il giudeo, che non aveva voluto sottomettersi al mio giogo, io l'ho chiuso in Gerusalemme, sua città regale, come un uccelletto in gabbia. Poi l'ho costretto a pagare un pesante tributo, ho portato a Ninive immensi tesori, ho deportato giovani e ragazze. Chi ce la racconta giusta, la Bibbia o il prisma di Sennacherib? Storicamente credo né l'uno né l'altro. L'obiettivo del prisma non era redigere una storia imparziale, il suo scopo era tramandare ai posteri la gloria di Sennacherib, era di carattere celebrativo, non rigorosamente storico. Del resto, come mai nel prisma non si racconta l'assalto e la conquista della città di Gerusalemme come invece viene fatto per tutte le altre città? La conclusione degli storici qual è? Ci deve essere stata una repentina e poco gloriosa ritirata di Sennacherib in seguito a una pestilenza, oppure a una sommossa a Ninive, e l'autore biblico riferisce questo evento a un intervento del Signore. Vedete come la Bibbia e i documenti profani si accostano con obiettivi diversi allo stesso episodio. La Bibbia legge in ciò che accade un disegno di Dio, l'altro invece intende celebrare la gloria di Sennacherib. Tra parentesi, la parte meno storica di questi libri credo sia proprio quella che noi conosciamo meglio, quella di Davide e di Salomone. Gli archeologi israeliani hanno cercato disperatamente nella città di Davide, cioè quella lingua di terra sulla quale è sorta la prima città di Gerusalemme. In questi scavi cercavano il palazzo di Davide e di Salomone. Bene, non hanno trovato alcun segno di questo regno che è presentato nella Bibbia come il più glorioso. Quello che è certo è che la dinastia di Davide è esistita, difatti c'è la famosa iscrizione di Tel Dan che parla della dinastia di Davide, però di questo regno glorioso non c'è un segno confermato dall'archeologia. Di nuovo allora la domanda: qual era l'obiettivo degli autori sacri? Non era l'esattezza storica che a loro interessava. Questa preme ai nostri storici, sono loro che devono curare l'esattezza dei fatti che raccontano. Gli autori dei libri sacri volevano invece ottenere un altro obiettivo, cioè educare il popolo alla fede nell'unico Dio. Israele, infatti, lo sappiamo, era l'unico popolo monoteista in un mondo totalmente idolatra e politeista. Per questo, nei racconti viene messo in risalto che il possesso della terra, la libertà, la pace, il benessere dipendono dalla fedeltà al Signore. Era questo che la Bibbia voleva insegnare. Fra questi libri storici, per concludere la presentazione, sono annoverati anche i libri di Tobia, di Giuditta e di Ester. Questi hanno ben poco a che vedere con la nostra concezione della storia, perché si tratta di racconti edificanti che sono stati scritti per alimentare la fede, la devozione al Signore, il quale protegge tutti coloro che si comportano bene. È significativo però il fatto che gli ebrei non chiamano storici questi 16 libri, ma li chiamano profetici.
e li mettono insieme ai libri dei profeti, chiamando questi libri che noi chiamiamo storici i profeti anteriori. I profeti posteriori sono quelli che noi collocheremo adesso sul terzo scaffale. E vediamo adesso quindi che cosa si trova su questo terzo scaffale. Sul terzo ripiano troviamo altri 18 libri, sono i libri dei profeti, che gli ebrei chiamano profeti posteriori per distinguerli dai profeti anteriori, quei libri che noi chiamiamo storici. Vedete l'elenco là sullo sfondo. In questi libri sono raccolti la predicazione e anche i momenti della vita di questi personaggi straordinari che hanno parlato al popolo in nome di Dio. Erano dei fratelli che però avevano una sensibilità particolare, sapevano cogliere la volontà del Signore e illuminavano poi il popolo e il re soprattutto affinché facessero delle scelte secondo la volontà di Dio. Sono vissuti durante i secoli della monarchia e anche durante l'esilio, un po' anche dopo. Sono stati suscitati dal Signore per contrastare l'assolutismo dei sovrani, per denunciare le aberrazioni religiose, le scelte politiche insensate fatte spesso dai re, gli abusi nei confronti dei più deboli della società. E i profeti utilizzano un linguaggio duro, minacciano castighi, ma sono anche coloro che hanno introdotto le immagini tenere e dolci di Dio. Prima, nella Bibbia, Dio era sempre presentato con immagini forti, era il guerriero, il liberatore, l'alleato. I profeti hanno cominciato a parlare di Dio Padre e Sposo che ama in modo incondizionato Israele anche quando è infedele. Sull'ultimo ripiano, quello più in basso, ci sono gli ultimi 7 libri. Vengono chiamati con un nome generico, gli scritti. Si tratta di libri poetici e sapienziali. Sono stati scritti durante gli ultimi secoli prima di Cristo. Sono Giobbe, i Salmi, i Profeti, il Coelet, il Cantico dei Cantici, la Sapienza e il Siracide. Vediamo adesso di presentare anche i libri che si trovano nel secondo armadio, quello su cui troviamo la targhetta Nuovo Testamento. Nel secondo armadio della Biblioteca di Dio ci sono 27 libri e qui ci muoviamo meglio perché si tratta di libri che sentiamo leggere e citare spesso. Sono posti su 3 ripiani. Sul primo ripiano ci sono i 4 Vangeli. Facciamo attenzione, non siamo di fronte a 4 biografie di Gesù. In passato c'è stato qualcuno che ha voluto scrivere libri dal titolo Vita di Gesù, mischiando i 4 Vangeli come se fossero una miniera di informazioni su Gesù. No, i Vangeli sono una testimonianza della fede di una comunità che ha fatto un'esperienza sconvolgente. Gesù, lo sconfitto, il fallito secondo gli uomini detentori del potere politico e religioso, è risorto, è vivo, il Padre lo ha glorificato. In quest'uomo la comunità che lo ha conosciuto ha colto la nuova, la vera immagine di Dio e l'immagine di uomo riuscito, l'uomo che realizza in pienezza ciò che caratterizza l'umano voluto da Dio. E questa comunità ci ha consegnato la sua scoperta in questi 4 Vangeli. Sul secondo ripiano troviamo 21 lettere. 14 di queste lettere sono attribuite dalla tradizione a Paolo. Alcune sono state proprio scritte da Paolo, altre sono dubbie se sono di Paolo o di qualche discepolo.
Le rimanenti 7 lettere, che non sono attribuite a Paolo, sono attribuite ad altri apostoli o a uomini del tempo degli apostoli, Giacomo, Pietro, Giovanni, Giuda. Sono state scritte queste lettere per rispondere ai bisogni concreti delle comunità cristiane dei primi tempi. Infine, sull'ultimo ripiano, quello in basso, abbiamo 2 libri, gli Atti degli Apostoli e l'Apocalisse. Gli Atti sono nati come una continuazione del Vangelo di Luca, difatti sono opera dello stesso autore. E gli Atti narrano come l'annuncio della buona novella sia diffuso nel mondo e come sono sorte le prime comunità cristiane. L'Apocalisse rivolge con un linguaggio arcano, criptato, un messaggio di consolazione e di speranza ai cristiani che stanno attraversando un tempo di persecuzione e sono tentati di scoraggiarsi. Abbiamo così concluso la visita alla Biblioteca di Dio.